Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Articolo 3.17.4 Regolamento sportivo 2022. Che cosa dice questo articolo? Le gare si svolgono con qualsiasi condizione meteorologica. Sì, appare strano ai piloti moderni, ma questa è una regola scritta che c'è e c'è sempre stata. Anche se oggi, come si vede, due gocce d'acqua si stoppa subito la gara. E in realtà in passato, ragazzi, questo non avveniva. Abbiamo fatto fior di gare di campionato nazionale, di campionato europeo e di campionato mondiale sotto l'acqua che uno potrebbe pensare che sia impossibile addirittura correre. E invece i nostri modelli riescono a fare anche questo. Quindi, viste le previsioni meteo del weekend che sta per arrivare, ho deciso di portarvi oggi un po' nel mondo dell'acqua. In che modo? Qual è il problema più grande sotto l'acqua? Il problema più grande sotto l'acqua per i nostri modelli è far stare acceso il nostro motore e si devono prendere alcune precauzioni come frizione un po' più aggressiva, come rapporti un po' più corti, ma una componente fondamentale è il filtro d'acqua. Senza un adeguato filtro d'acqua sarà praticamente impossibile riuscire a far stare acceso il nostro motore, perché l'acqua bagnerà le nostre spugne, entrerà all'interno del motore e con l'acqua non si crea combustione. Pertanto, ragazzi, vi voglio presentare quello che a parer mio è il miglior filtro dell'aria esistente in commercio per il bagnato. Andiamo a vedere. Sto parlando, ragazzi, del filtro Kyosho appositamente studiato per il bagnato. È un articolo che esiste veramente da decenni. Io mi ricordo che addirittura era di serie nelle Kyosho MP7,5, quindi stiamo parlando anni 2000-2001. La composizione del kit è molto semplice. Troviamo un normalissimo filtro cilindrico con un gommotto a 90 gradi, una spugna più spessa per la parte interna, una spugna di color giallo per la parte esterna, che chiaramente useremo quando non usiamo il filtro in condizioni di bagnato, ma attualmente ci sono filtri molto più performanti per pista asciutta, come ad esempio il filtro classico che troviamo nelle nostre MP10 TKI1 e TKI2 e la calotta che permette al filtro di prendere meno acqua possibile. E voi vi starete chiedendo se il vero trucco è la calotta, e la risposta è in parte. Il vero trucco di questo filtro dell'aria, ragazzi, è la spugna interna, perché la spugna interna è fatta di lattice con un'altissima percentuale, molto più che le spugne originali del filtro dell'MP10 TKI2, e questo permette una idrorepellenza veramente incredibile. Ragazzi, io ho fatto tantissime gare sotto l'acqua con questo filtro e vi posso garantire che non ci sono eguali. Chiaramente anche la calotta così studiata permette di far prendere l'aria dalla parte posteriore del filtro e quindi di far arrivare sicuramente molta meno acqua a contatto con la spugna. Non dovrete fare altro che montare il filtro come un normalissimo filtro, oliare soltanto la spugna interna e mettere la calotta. Chiaramente, ragazzi, di tutto quello di cui sto parlando vi lascio i link qui sotto in descrizione e per avere maggiori informazioni espandete appunto la descrizione e cliccate sul link. Sul bagnato, ragazzi, non importa il tipo di olio che si utilizza, basta un olio di praticamente qualunque tipo, in quanto la polvere non esiste ovviamente, e quindi non sarà quello il nostro problema, ma sarà quello di non far entrare acqua e di far prendere aria più calda possibile al nostro motore. Come avete visto, vi ho messo qualche spezzone di alcune mie performance sul bagnato. Sappiate che, al contrario di quello che tutti pensano, se ripulita la macchina in modo immediato non si creano poi così tanti danni. Ovviamente il motore soffre molto, soprattutto se non sta piovendo, perché se sta piovendo il fango non si attacca al veicolo, ma se non piove, ragazzi, ovviamente il fango resta attaccato alla macchina e la fa diventare molto più pesante rispetto al suo peso naturale. Quindi qual è il mio consiglio? Quello di avere un motore
di riserva, un motore che non usate più per le gare e lo tenete appunto se vi capita qualche gara bagnata. Sappiate che non è poi una cosa così impossibile come può sembrare correre sul bagnato. I servocomandi oggi sono praticamente quasi tutti waterproof, c'è da fare un piccolo trattamento nel vano ricevente, nel vano batterie, ma ripeto ragazzi, è più impressionante pensarlo che farlo veramente. Quindi ragazzi, con questo video spero di esservi rimasto utile ancora una volta e ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace e seguite la gara da venerdì a Balocco per la seconda prova di campionato nazionale 2022. Ciao a tutti!